Ciao a tutti! Quando il narcisista smette di cercarti, significa che qualcosa nel ciclo della sua manipolazione è cambiato. Questo distacco può sembrare improvviso e incomprensibile, ma spesso nasconde una logica ben precisa, ancorata al bisogno di controllo e di validazione dello stesso narcisista. Per comprendere perché, quando e come il narcisista decide di interrompere il contatto, è utile esplorare le dinamiche e i segnali che caratterizzano le relazioni con una personalità narcisistica. Il ciclo del narcisista è idealizzazione, svalutazione e scarto. Il narcisista spesso applica uno schema relazionale ben definito che coinvolge tre fasi: l'idealizzazione, la svalutazione e lo scarto. All'inizio di una relazione il narcisista ti riempie di attenzioni, facendo credere che tu sia speciale. Questa fase è strategica, serve a legarti emotivamente a lui facendo in modo che tu ti senta importante e indispensabile. È una fase molto intensa in cui è facile sentirsi adorati, compresi e valorizzati. Superato il periodo di idealizzazione, il narcisista inizia a mettere in discussione il tuo valore. Potresti diventare l'obiettivo di critiche, di manipolazioni e di giochi mentali che minano la tua autostima. Durante questa fase il narcisista cerca di controllarti facendoti dubitare di te stessa, rafforzando così la sua posizione dominante. Lo scarto è la fase in cui il narcisista decide di allontanarsi, spesso in modo improvviso e senza spiegazioni. In questo momento il narcisista ritiene che tu abbia esaurito la funzione di fonte di approvvigionamento emotivo o che non sia più una risorsa sufficientemente gratificante. Perché il narcisista smette di cercarti? Ci sono diverse ragioni per cui il narcisista decide di interrompere il contatto e queste motivazioni spesso si combinano tra loro. Esaurimento della fonte di approvvigionamento emotivo. I narcisisti vedono le persone come fonti di approvvigionamento emotivo, cioè come strumenti per soddisfare il loro bisogno di attenzione, di ammirazione e di controllo. Quando un narcisista ritiene di non poter più trarre da te ciò di cui ha bisogno, può decidere di cercare qualcun'altra per rimpiazzarti. Per mantenere alto il proprio ego, il narcisista ha bisogno di nuove conquiste, nuove persone da idealizzare e da svalutare. Questo ciclo serve a stimolare la sua necessità di potere e di controllo. Quando si presenta una nuova persona che può sostituire il vecchio rifornimento emotivo, il narcisista può allontanarsi senza scrupoli. Reazione a no contact. Se hai deciso di interrompere i contatti o di imporre dei limiti, potresti aver colpito uno dei suoi punti deboli, poiché detesta perdere il controllo e in risposta potrebbe scegliere di ignorarti o di smettere di cercarti per punirti. Tale comportamento ha lo scopo di far vacillare la tua decisione e farti sentire in colpa o in ansia. Quando il narcisista sente di perdere il potere nella relazione o di non poter più manipolare l'altra persona, potrebbe decidere di abbandonarla. Essendo incapace di accettare la perdita di controllo, preferisce uscire dalla relazione per cercare ulteriori vittime. Segnali che il narcisista potrebbe smettere di cercarti. Prima che il narcisista sparisca del tutto, potresti notare alcuni segnali caratteristici. Il narcisista inizia a dedicarti meno tempo e a ignorare le tue necessità emotive. Le critiche diventano più aspre e costanti, mirate a ridurre ulteriormente la tua autostima. Il narcisista può sparire per periodi sempre più lunghi, senza spiegazioni, lasciandoti un costante stato di incertezza. Potresti notare che sta coltivando nuove conoscenze o nuovi interessi, utilizzandoli come fonti alternative di approvvigionamento emotivo. Il silenzio del narcisista è definitivo. Non sempre il distacco del narcisista è definitivo, infatti molti di loro tendono a riapparire anche dopo mesi o anni, specialmente se non trovano un'alternativa soddisfacente. Questa riapparizione, chiamata hoovering, è una strategia per riavvicinarsi alla vecchia fonte di rifornimento emotivo. Spesso il narcisista tenterà di riavvicinarsi con messaggi che suscitano nostalgia o senso di colpa, oppure con gesti apparentemente affettuosi che mirano a far abbassare le tue difese. Come gestire la fine del contatto con un narcisista? Se il narcisista ha deciso di interrompere il contatto, è importante prendere misure per proteggere il proprio benessere emotivo. Accetta il distacco come una liberazione. La fine del contatto può sembrare dolorosa, ma rappresenta un'opportunità per allontanarsi da una relazione tossica.
Non cercare spiegazioni. Il narcisista non è in grado di offrire una chiusura emotiva soddisfacente perché questo richiederebbe empatia e capacità di introspezione. Imponi e mantieni il no contact. Il no contact è uno degli strumenti più efficaci per proteggersi dai tentativi di manipolazione, non rispondere ai suoi messaggi o ai suoi tentativi di contatto. Cerca il supporto di amici o di un terapeuta. Superare una relazione con il narcisista richiede supporto e in molti casi un percorso terapeutico per recuperare la propria autostima. Quando il narcisista smette di cercarti, tu trovi la libertà. Quando il narcisista smette di cercarti, il suo distacco può sembrare un colpo emotivo, tuttavia è anche una liberazione. Questo è il momento per riprendere il controllo della tua vita e allontanarti da dinamiche relazionali che minano il tuo benessere. Utilizzare questa opportunità per ritrovare equilibrio e serenità è il passo più importante per recuperare la tua autenticità e costruire relazioni sane in futuro. Perdere il narcisista non è una perdita, ma la liberazione da una catena invisibile. È l'inizio di un ritorno a te stessa, dove ritrovi la libertà, la pace e la possibilità di vivere la vita che meriti davvero. Lasciarlo andare è come riaprire una finestra dopo una lunga tempesta. L'aria torna a essere limpida e finalmente puoi respirare senza il peso delle manipolazioni e dei dubbi che ti hanno tenuta prigioniera. È il momento in cui smetti di camminare in punta di piedi e ricominci a vivere davvero, riscoprendo la tua luce, la tua forza e la libertà di essere pienamente te stessa. Non avere più a che fare con il narcisista significa ritrovare la tua essenza e ricostruire una vita in cui non esisti per soddisfare qualcun altro, ma per realizzare chi vuoi essere realmente e riscoprire la chiara luce del tuo vero io. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.